Magaiole, questa edizione di Dragon Ball è bellissima, bellissima. Star Comics, cosa mi combini? Cosa mi combini? Non va bene. Star Comics, critica la Star Comics. Era tanto necessario dover fare un'edizione iper lussuosa, curata nei minimi dettagli e soprattutto cartonata con sovracoperta? Punto di domanda grande come una casa? A me sta benissimo l'aver fatto un'edizione il più fedele possibile a quella giapponese, ma purtroppo non ci siamo se andiamo a vedere il numero di volumi complessivi e il prezzo totale che andremo a spendere per l'intera opera. Era così difficile andare a farmi un'edizione normale con una semplice sovracoperta, mantenendo il più fedele possibile a quella giapponese? Una perfect come quella giapponese invece di fare questa Ultimate Collection Edition? Bellissima! Tanto necessaria? No. Bastava farne una normale riducendo anche i costi e prendendo anche più pubblico, perché facendo così sicuramente ci saranno chi la comprerà per i primi numeri e poi non la seguirà più perché si renderanno conto, dovendo seguire molte serie in un mese, che non ce la faranno a starci dietro. Morale della favola, prenderanno i primi numeri e gli ultimi verrà ridotta la tiratura a bestia perché nessuno se li cagherà più, se non i fan iper fan di Dragon Ball, che va bene, può aver fatto la storia finché vuoi, ma secondo me c'è un limite che qui è stato superato. E voi mi direte, oh, ma tanto c'è la Green, c'è l'edizione Evergreen Edition, c'è l'edizione normale di Dragon Ball. Se volete c'è anche la Perfect vecchia da recuperare. Eh no, non va bene. Perché alla fine, intanto molti numeri non si trovano più. La Perfect ve la vendono, i più furbi giustamente la vendono al prezzo di copertina molto superiore, così col ricavato chiamano i scemi, si vanno a comprare la nuova edizione, la Ultimate, no? Avrei preferito avessero appunto fatto questa edizione tra virgolette normale, magari come stanno facendo adesso quella che è in uscita, la nuova edizione di Samurai Vagabondo, che era un formato molto più grande di una Perfect e decisamente di buona fattura, anche se non eccelsa, però comunque riuscivano a mantenere il costo limitato sui 9-10 euro. Qui moltiplicando quella cifra lì per 34 numeri capite bene che la spesa è molto alta e bisogna partire convinti se si vuole fare questa serie, altrimenti lasciate perdere e andate direttamente sulle vecchie edizioni. Posso anche capire che le edizioni vecchie, specialmente magari la prima, quella della Star Comics, era censurata, ma non mi venite a dire che voi andrete a comprare un Dragon Ball in questa nuova edizione solo per le censure, perché qua stiamo compiendo un'idiozia. Se solo per 4-5 paginette in tutta la serie anime, in tutta la serie manga di Dragon Ball, eh, la comprate solo per le censure, per vedere il culo di Bulma, non va bene. Il mantenere l'opera il più originale possibile è sicuramente una grande scelta, ma anche le censure non vedo una cosa così gravosa da dover andare a prendere un'edizione non censurata. Alla fine si può vivere lo stesso benissimo, le scene si capiscono lo stesso. Può essere che venga un po' stroncata, diciamo tra virgolette, rovinata un po' l'idea iniziale di Toriyama, però alla fine per conto mio non c'è questa necessità. Forse l'unica cosa che può convincere di più a comprare questa edizione sono le nuove traduzioni, riviste che rendono sicuramente la lettura più agevole e più concreta con le idee e in linea con le idee di Toriyama. Da quel che ho visto mi sembra che gli extra contenuti a fine volume sono praticamente identici a quelli della Perfect, le pagine a colore sono praticamente identiche a quelle della Perfect, la resa sicuramente su quella nuova, sulla Ultimate, è decisamente migliore, senza dubbio. La qualità ci mancherebbe con tutto quello che costa, anche se alla fine il costo è giustificato, visto il momento di crisi che c'è, visto tutto quello che volete voi, però io rimango sempre dell'idea che se riuscite a trovare la Perfect, al di là che anche sulla copertina posteriore non ci sia l'immagine, ma sia l'immagine specchiata di quella frontale, alla fine se trovate la Perfect a un buon prezzo io vi direi di stare su quella perché
la reputo la più fedele a quella giapponese, tralasciando questa, anche se le traduzioni non sono migliori, però le pagine a colori, il formato la rendono molto simile a quella giapponese. Un altro discorso a parte è che me la prendo con voi che state comprando questa edizione, con voi che vi state facendo, passatemi il termine, abbindolare dalle case editrici, portando, le quali sono sempre più propense a portare queste edizioni porno lusso. Ma perché? Perché trovano voi che le comprate. E facendo così non fate altro che innalzare, va bene, la qualità dei volumi, la qualità di stampa, tutto quello che volete, però facendo così andate a rovinare quel che deve essere la lettura del volume in sé. Io non cerco l'edizione lussuosa, ma cerco il contenuto che sia un contenuto valido, che mi offra delle emozioni come sapeva dare a suo tempo Dragon Ball e tuttora sa fare. Cioè a me serve il contenuto che sia il più fedele possibile a quella giapponese e alla fine l'estetica va bene, fa il suo dovere, però fino a un certo punto, cioè se devo andare a spendere, vendermi un Reine per comprare una nuova edizione, lascio dov'è. Ma questo in particolare mi riferisco a un pubblico giovane che magari si approccia per la prima volta a quest'opera e non sa cosa scegliere. Perché si ritrova davanti, va in fumetteria, si ritrova davanti stampata dappertutto questa nuova edizione, invogliato la compra e poi magari si ritrova a fine mese con altre varie uscite, 50.000 uscite e magari non essendo del tutto indipendente anche nelle spese, negli acquisti, fai i capricci facendo invogliare i genitori a comprarla e alla fine cosa insegni? Al ragazzino di turno non insegni niente, insegni a spendere che tanto va bene così, qualsiasi cosa vi propinano le case editrici va bene, alziamo il livello di stampa e tutto quello che volete, però io avrei adottato, non dico un'edizione da edicola, ma comunque bastava una sovracoperta semplicissima, rifare la copertina mettendola con lo sketchata come c'è nella Ultimate e bastava far così, tanto se un manga, un volume di un'opera si deve distruggere, si distrugge indipendentemente da chi lo maneggia. Quindi tanto il tempo, la carta col tempo si deteriora, la copertina uguale, il cartonato durerà di più, però alla fine non è che dovete tramandare l'opera di Dragon Ball ai vostri nipoti, dei pronipoti, degli zii, dei prozii. Onestamente queste edizioni iperpregiate ce le vedo molto più su opere, su storie, su manga importanti, brevi, con un limite di volumi che può arrivare per i miei gusti fino ad una ventina di numeri, oltre i quali andiamo veramente su spese troppo esose. Perché la gente cosa fa? Si compra il volume di 15 euro al mese, ah, intanto non è tanto. Poi arrivi alla fine dei 34 numeri, ti giri in libreria e quando almeno io da razionale ragiono e dico porca vacca quanto sono andato a spendere per un'edizione che alla fine bastava che me la facevano meno lussuosa ma andava bene lo stesso. È qui che le case editrici, ma fanno bene, ci marciano sopra, ma fanno bene perché finché trovano chi le compra, la loro strategia di marketing, la loro politica aziendale, il loro e-commerce devono vedere i loro introiti, i loro guadagni, non pensare al consumatore finale quali siamo noi. L'azienda deve guadagnare, alzando sempre più la qualità, invoglia anche la gente a comprare e facendo così poi ti ritrovi con tutte le edizioni complete in libreria che ti è venuta a costare l'occhio della testa. Questa in definitiva era un mio pensiero, una mia logica di acquistare i fumetti di manga, di come li vedo io. Giustamente ognuno poi fa quello che vuole, era per sollevare una sorta di critica, un cosa ne pensate voi di queste scelte editoriali e del perché voi ritenete di dover acquistare queste edizioni lussuose, se sono tanto necessarie, se vi cambiano la vita se avete un'edizione un po' meno pregiata col contenuto identico. Questa era proprio una pura mia impressione, una mia idea che mi è venuta così voglia di buttare in questo video, ma spero di non essere stato troppo noioso, che il video in qualche modo vi abbia fatto accendere qualche campanellina d'allarme sul pensare di prendere questa edizione se ne vale veramente la pena e vi chiedo solamente un gesto facile per voi, lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi a questo canale. E ciao gente, al mio prossimo video!